L'Inter batte Torino 1-0, il gol di Marcelo Brozovic allo scadere, proprio alla fine. Simo, Inter Torino 1-0 è lo stesso risultato di quell'Inter Torino di un anno fa, ma con due pesi, secondo me, nettamente differenti, perché in questa partita di oggi, in un momento di crisi di identità e soprattutto mentale per l'Inter, abbiamo assistito a una partita per 60 minuti incommentabile, francamente. Ritmo lentissimo, ingabbiati dal pressing offensivo del Torino, ma soprattutto dalla paura della nostra ombra. Oggi noi abbiamo giocato contro il Torino, ma anche contro la nostra stessa paura. Abbiamo visto poi che quando li abbiamo attaccati, quando abbiamo acceso un po' la scintilla, negli ultimi 30 minuti l'Inter ha ripreso coraggio, si è riportata in avanti, è riuscita a creare dei problemi a questo Torino fino ad ottenere il gol della vittoria, veramente importantissimo. E dicevo, una partita diversa, cioè un Inter Torino che finisce 1-0, ma con dei significati che speriamo possano essere diversi rispetto a quell'Inter Torino di un anno fa, perché lì arrivavamo da un grande momento e in quell'Inter Torino avevamo visto i primi segnali di crisi, secondo me, con una prestazione difficile. Oggi sapevamo che il Torino ci avrebbe messo in difficoltà e così è stato, ma un Inter Torino in cui vinciamo di misura, ripartendo poi dai minuti finali che sono stati per me più convincenti. Ci siamo un po' sbloccati dal punto di vista mentale, abbiamo creato di più. Ripeto, si salva poco secondo me di questa partita se non l'atteggiamento del finale, qualche prestazione dei singoli e i 3 punti, però chiudiamo la gara con la reazione e questo era quello che volevo vedere e finalmente lo abbiamo visto. Sì, speriamo che la conseguenza di questa vittoria sia l'opposto rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso Esatto. ci ha aperto la crisi, stavolta speriamo che ce la chiuda, perché io son d'accordissimo con te, salvo poco di questa partita. Degli ultimi 20 minuti salvo qualcosa, ma comunque non tanto, anche degli ultimi 20 minuti Sì, positivi. Però il calcio è fatto di una prestazione con cui tu cerchi di andare a prendere il risultato, ma molto spesso il risultato non per forza, diciamo rispecchia la prestazione. Oggi l'Inter ha giocato per 20 minuti e se devo essere sincero forse la vittoria è anche un filino troppo, o meglio, non è troppo, però se anche fosse finita in parità non avrebbe detto nulla a nessuno. Quindi mi porto a casa 3 punti che sono fondamentali, mi porto a casa un Inter che però non è ancora guarita, un Inter che ha dei no. problemi, ormai direi evidenti, e che deve trovare assolutamente il modo di risolverli, perché già il Torino comunque è una squadra ostica e abbiam visto che l'abbiam vinta proprio all'ultimo. Poi comunque non siamo cioè quest'anno le squadre forti e pericolose sono tante, la stessa Udinese che affronteremo settimana prossima è un Torino bis. Quindi, dobbiamo sicuramente svoltare in fretta perché sono 3 punti fondamentali, ma, c'è tantissimo da lavorare, non tanto, tantissimo. Sono d'accordissimo. Era una cosa che volevo dire anch'io, infatti abbiamo vinto ma non siamo assolutamente guariti. Questa deve essere la scintilla. Adesso serve la continuità, soprattutto serve ripartire da questi ultimi 20 minuti per l'atteggiamento, perché poi sì, se siamo arrivati a poter vincere 1-0 oggi, Simo, va detto, chiudiamo con la porta imbattuta, anche grazie ad una prestazione di Samir Handanovic che io stesso avevo detto: "Vorrei vedere Onana con continuità." Assolutamente, ma, e quindi ero un po' dubbioso sulla scelta di Handanovic, però il campo ha detto che oggi Handanovic è stato probabilmente l'uomo decisivo di questa sfida, perché è vero che Brozovic mette il gol che ci fa vincere la partita all'interno di una prestazione in cui secondo me, non ha fatto bene, ma se possiamo vincere grazie al gol di Brozovic è perché Handanovic ci ha tenuto in partita. Non che il Torino abbia fatto qualcosa di clamoroso secondo me, perché anche il Torino la grande abilità del Torino per me in questa gara è stata quella di, complicare la nostra costruzione e nel diciamo anche accrescere la preoccupazione che già ci portavamo dentro, secondo me. Quindi hanno più distrutto il nostro gioco piuttosto che creato il loro. Poi però loro hanno degli ottimi singoli, ragazzi, adesso qui sembra che il Torino sia l'ultima squadra arrivata. Hanno dei giocatori validi, soprattutto Vlasic che per me ha fatto una buona partita, lì sulla tre quarti e con delle buone individualità sono riusciti ad arrivare al tiro in porta più di noi, ma anche perché noi in realtà siamo andati al tiro spesso in maniera anche piuttosto forzata, ma soprattutto imprecisa, sempre fuori dallo specchio della porta. Grande Andanovic oggi, mi è piaciuto molto Lautaro Martinez combattente dal primo minuto fino all'ultimo minuto, senza sosta,
non ha segnato, ci è andato vicino, ma ha fatto una grande prestazione. Poi devo dire, Barella e Brozovic si salvano per l'azione del gol, dal mio punto di vista. Barella con un assist, come dicevi tu, che trova un corridoio, una giocata che solo lui poteva vedere. Brozovic favorito da una, diciamo, un'uscita dubbia tra Milinkovic, Savic e il difensore che non ha seguito molto bene. Brozovic lo stesso fa un grande gol. Ti chiedo, Simone, se ci riassumi un po', magari per chi non avesse visto la partita, anche le azioni principali, e poi ti voglio sottoporre un altro punto. Sì, nel primo tempo l'Inter e anche il Torino fa veramente poco. È stato un primo tempo letargico quasi, dove troviamo 3 tiri, tutti e 3 altissimi, 2 con Lautaro e 1 con Brozovic e poco altro. E Handanovic già piazza la prima parata al 20° su Vlasic. Nella ripresa c'è un inizio immediatamente, fiammante del Torino, perché ha già 2 occasioni nei primi 2 minuti e anche qui bravo Handanovic a respingere su Sanabria, mentre il primo tiro era uscito di poco di Vojvoda. Poi l'Inter ci prova, un tiro di Di Marco fuori non di molto, però voglio dire fino al 65-70 è un Inter ancora in difficoltà, un Inter che non ci lasciava contenti, né me né te né tutta la chat, perché vedevamo che c'erano ancora dei Sì. problemi. Poi dal 70° in poi c'è una doppia parata di Handanovic 2 volte su Vlasic, una al 66°, una al 69°, nel mezzo anche una buona respinta sul calcio di punizione di Rodriguez. Da lì Inzaghi fa i cambi tardi, secondo me, ma penso che secondo te, e non è tanto un discorso di uomini, secondo me, come dicevo, ma di mente, perché al di là del fatto che coincide col momento dei cambi, l'Inter cambia qualcosa a livello mentale, inizia a giocare un po' meglio, a mettere un po' più in difficoltà il Torino, a trovare delle tracce diverse, molto banalmente, fin quando appunto negli ultimi 15 minuti ha 2 buone occasioni, una con Lautaro che di testa calcia fuori di poco, un'altra respinta di Handanovic su Sanabria all'83 che come dicevi bene ci tiene a galla, oggi poco da dire a Samir, e poi all'89° il gol di Brozovic. Quindi come immagino si possa vedere dal mio riassunto, le occasioni il Torino le ha avute e sono stati tiri che, mi permetto di dire, non tutti, ma buona parte hanno portato Handanovic a fare delle parate più difficili di quelle che Onana fece col Bayern, per avere un termine di paragone. Quindi c'è da dare grandissimo merito a Samir, io sono uno dei suoi detrattori, ma quando le cose si vedono si dicono, e l'Inter che invece è stata brava a crederci fino in fondo e poi a trovare questa grande giocata sull'asse Barella-Brozovic. Questa è un po' la sintesi. Sintesi perfetta. Simo, aggiungo un'altra cosa perché adesso vedremo anche le prossime sfide di questo turno di campionato, però aggiungiamo anche le difficoltà. Anche il Napoli oggi, che tutti adesso stanno dipingendo come la squadra più forte in assoluto, più bella da vedere, comunque contro lo Spezia ha trovato delle difficoltà importanti e riuscendo a sbloccare l'incontro, tra l'altro forse proprio all'89° come siamo riusciti a fare noi. Quindi anche qui, ragazzi, le partite vanno sempre giocate, al di là del chi affronti, qual è la posizione in classifica. Tra l'altro Torino che c'era anche davanti in classifica. Sembra un po', no, non lo faccio questo parallelo, lo rifarò in un secondo momento, vedremo. Ma Torino che c'era davanti, l'Inter adesso si riporta in vantaggio sui Granata con questa vittoria. Penso che abbiamo detto tutto, Simo, ma ripeto, a me oggi interessava vedere una reazione dal punto di vista mentale. L'abbiamo vista in parte, abbiamo visto dei giocatori subentrati che hanno dato qualcosa in più che mi aspetto che adesso possano avere spazio con continuità. Mi riferisco a Mkhitaryan che per me è entrato bene, lo stesso Bellanova che comunque ha fatto intravedere delle cose interessanti, un Dumfries invece che sembra oggettivamente molto appannato, potrebbe meritare un po' di panchina, cioè come ha fatto panchina Barella, credo che possa farla anche Dumfries e con tutto il rispetto, un po' di dispiacere, dico anche Darmian oggi per me non ha fatto male, però è un buon giocatore che deve rientrare nelle rotazioni, ma promuovere a titolare fisso Darmian nell'Inter la vedo un po' una forzatura, quindi è il caso che venga integrato quanto prima anche Gosens secondo me, soprattutto perché Darmian ha fatto una partita da trottola, prima spostato a sinistra, poi dato a destra e poi riportato di nuovo a sinistra. Continuità adesso è l'unica parola che deve esserci in casa Inter, buona prestazione assolutamente da fare contro il Viktoria Pilsen e poi su un campo difficilissimo tra una settimana contro l'Udinese. Ti chiedo Simo se hai qualcosa da dire in chiusura? Dimmi tu. 2 parole, Raul Bellanova.
io lo chiamo da tempo. Oggi non ha fatto una partita spaziale, non ha fatto chissà che cosa, però io ci vedo qualcosa di diverso rispetto a Dumfries, ma pure a Darmian. Ha qualche caratteristica diversa, si è preso 2 calci d'angolo puntando l'uomo, banalmente. Punta l'uomo, la sposta sul destro, prova il cross, deviato, calcio d'angolo. Dumfries questa cosa non la fa, quasi mai. E ripeto, lo dico da dumfriesiano, intendiamoci. Però Bellanova deve avere spazio, perché in certe partite è importantissimo ed è l'unico che ha alcune caratteristiche molto importanti. Poi vedremo anche Aslani, probabilmente, però io insisto, può sembrare una fissazione mia, magari lo è, ma io in Bellanova ci vedo delle cose che in certe partite solo lui ti può dare. Poi magari non te le dà perché è giovane, però solo lui te le può dare. E quindi io mi auguro che possa avere sempre più spazio quando serve, ecco. Verissimo, verissimo. Speriamo che sia quindi un punto da cui ripartire per quest'Inter. Tanti problemi in fase di impostazione all'inizio di una partita. Avevamo ribattezzato per i fan dei Simpson, come me sembrava un po' il Messico-Portogallo dei Simpson, a ritmi veramente bassi, troppi tocchi del pallone, ma per me, ripeto, era tutta una questione mentale, quindi speriamo che oggi sia scattata la scintilla. Oltre a questo contenuto, tra poco troverete poi sui nostri canali anche le pagelle dei tifosi, un'ulteriore analisi che vi porteremo a parte in maniera più fredda, più ragionata. Intanto godiamoci questa vittoria che ci ha fatto urlare fino a pochissimi secondi fa, veramente all'ultimo minuto. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, fateci sapere se siete d'accordo con la nostra analisi e chi è stato secondo voi il migliore in campo dell'Inter. Fatecelo sapere, mi raccomando, vi aspettiamo anche nel club di Passione Inter.